Vi racconto di un'avventura che è iniziata con l'estate. Ci siamo trasferiti in un piccolissimo borgo, 9 persone che lo abitano e ci passeremo tutto l'inverno. Quassù abbiamo avuto praticamente un nuovo inizio, tutto da reimpostare, tutto da ripensare, tutto splendido, tutto veramente molto interessante. Oggi andremo a scoprire quelle che sono le foglie. Andremo a scoprire quello che sono la parte più alta, più mobile del bosco. Vorrei dire che le foglie sono libere perché si muovono, ma sono attaccate con questo filo molto molto sottile. Questa è una cosa affascinante perché abbiamo questa sensazione molto grande e molto bella di libertà, però individuali, le foglie che contribuiscono tutte insieme a raccogliere la luce, a scambiare linfa vitale e nel medesimo tempo sono così autonome, così uniche e tutte legate. Questo è un discorso che mi affascina tantissimo. Mi piace camminare e perdermi. E non è un ritrovare il tempo perduto, è esattamente l'opposto, perdere il tempo. Questa è veramente un'avventura interessante perché si tratta di camminare senza avere sostanzialmente una meta. Sono passato per questo sentiero, l'ho intravisto l'altro giorno e oggi provo a percorrerlo. Non so assolutamente dove porti, ma non è questo l'importante è trascorrere del tempo nel bosco. Si scoprono cose meravigliose, si scoprono emozioni nuove e il bosco ci riserva delle grandissime e splendide, bellissime sorprese. Mi piace camminare e lasciarmi guidare dal bosco, che è una fonte inesauribile di suggestioni, di emozioni, di avventura. E questo è quello che mi guida quest'oggi. Poco tempo fa mi sono affacciato su questo sentiero e ho visto che c'era qualcosa di molto interessante. Bene, insieme a voi oggi andiamo un poco a percorrerlo per vedere quelli che sono i suoi segreti, quello che ci può proporre, quello che possiamo scoprire tutti insieme. Il bosco qui è bello fitto, ci sono un sacco di alberi, però il sentiero è grande, quindi invita a perdersi, invita a percorrerlo, invita a lasciare che il tempo scorra, che il tempo passi. La mia idea non è arrivare in un punto, ma è proprio percorrerlo, per vedere che cosa ci riserva, per vedere che cosa ci può sorprendere di nuovo. Ho portato comunque con me la macchina fotografica, questo è ovviamente obbligatorio, perché sto facendo questa piccola ricerca, affascinato dal bianco e nero, per andare a scovare quello che è il rapporto tra la luce e il buio. Piano piano sto costruendo un nuovo modo, perlomeno per me, di fotografare, alla ricerca insaziabile di quello che è questo tipo di rapporto. Foglie e alberi tutto intorno. Proprio la situazione ideale per immergersi, per perdersi e per quasi diventare un poco come il bosco. Cercare di vederlo un poco come lui si vede. Guardare e ammirare, lasciarsi portare e lasciare che lo sguardo vaghi intorno a queste foglie, a cercare soprattutto quello che mi sta piacendo di più, cioè il gioco delle luci e delle ombre. Andare a cercare una luce così forte che quasi metta vergogna al buio e lo faccia risaltare ancora di più. A volte viene proprio da camminare facendo quello che non devi fare, cioè stare col naso all'aria e lasciarti portare da questo piacevole, immenso puzzle che sta sopra di te.
intorno a te e ti senti libero. Camminare col naso all'insù, senza curarti di quello che sta sotto di te. Un volare al contrario quasi, no? Ci stiamo provando. A volte si assiste a dei concerti illuminanti che stupiscono per il loro silenzio. Non serve drizzare tanto le orecchie per cogliere quelli che sono i suoni principali di quello che ci circonda. Il vento parla per tutti, le foglie suggeriscono, a volte anche un poco urlano, magari ci spaventano. Però tutto questo ci porta a fare il passo successivo, andare avanti e a andare oltre. Tutto qui intorno è un brulichio di felci, tantissime felci, il che sta a significare che l'aria è buona, come del resto tutto quello che vediamo intorno. Quindi, anche se si sta avvicinando un poco il brutto tempo, io direi di proseguire. Chissà che qualche gocciolina non ci venga in aiuto per migliorare la fotografia. È successo che poi è piovuto davvero. Quella pioggia piccola, fine, leggera, ma importante. E subito fa fremere il fotografo, perché tutto cambia quando arrivano quelle prime gocce. Gocce che rimbalzano da una foglia a quell'altra, gocce che richiamano e aumentano un poco tutta quella che è l'intensità, la luminosità, il contrasto, che chiama qualche bianco ancora più forte, perché le piccole gocce danno proprio quella marcia in più e quel piccolo segreto che tutti i fotografi vorrebbero conoscere e di cui vorrebbero approfittare. Le felci si sono selezionate, hanno fatto la loro comparsa sul nostro pianeta 390 milioni di anni fa. Sono tra le più antiche specie di foglie, arbusti, esattamente non so come chiamarle, però sono qualcosa che veramente sempre mi hanno entusiasmato, mi hanno incuriosito, mi hanno parlato anche forse quasi quasi, per cui è qualcosa di veramente impressionante per me, sono veramente colpito, perché hanno questa sorta di riflesso che continua a dirci qualcosa. È un riflesso molto particolare e ora che si sta anche guastando un poco il tempo, spero veramente possa piovere per poter andare a cogliere tutto quello che è la loro ricchezza, la loro forma, quello che ci possono suggerire. Ultimamente sono molto affascinato, ovviamente dal bianco e nero, lo sapete perfettamente, ma con le felci, con le foglie anche, ma con le felci si va a scoprire tutta una gamma di luminosità che secondo me è molto molto vicina all'argento. È qualcosa di strano e di particolare. È questo che voglio andare a cercare di catturare, a cercare di trasmettere anche a voi. Non so se ci riuscirò, però ci sto provando e questa è la mia ultima e nuova ricerca. Andiamo a cercare quindi questa luce fortissima e questo buio ancora più importante. Poca luce e umidità. Questo è tutto quello di cui hanno bisogno. E sempre, fin dalle prime passeggiate che io facevo nei boschi da piccolo, mi hanno sempre colpito, mi hanno sempre suggerito qualcosa. È come se loro fossero qui da sempre. E in effetti è vero. È come se avessero raccolto un sacco di pensieri, di racconti e loro stesse siano qui per raccontarci qualche cosa che noi non conosciamo ancora. E secondo me, per me è un tramite molto importante per riuscire a comunicare con il bosco, con quello che mi circonda, con questa grandissima, splendida nuova avventura. Foglie, tessiture,
ricami infiniti. Oppure esseri viventi, polipi che si godono l'essere. Disegni di un argentiere, lasciti futuri di umidità. Oppure comete, corazze di armadilli, silenzi, lontane nazioni, isole, vecchie carte geografiche piene di viaggi e di misteri, venature antiche, segnate, palpitanti. E c'è un'infinità di foglie che sta lì ferma a far vivere il mondo, a far vivere tutta la natura, a farci aprire gli occhi, aprire le orecchie, a farci sentire i profumi. E le foglie sono veramente qualcosa di vivo, di forte, di magico. In questo vigore ancora forte della natura, in cui l'estate sta esplodendo. E sono qui poi soprattutto, anno dopo anno, sempre più assetate, sempre più alla ricerca di qualcuno che dia loro una mano, perché è veramente molto molto importante riuscire ad aiutarle. Noi siamo qui a godere ancora di loro, speriamo per tantissimo tempo, per l'eternità, ammesso che il mondo duri l'eternità, ammesso che esista l'eternità. Per adesso ci godiamo veramente questi piccoli istanti, questo piccolo fremere di loro, come quasi fosse un bellissimo, dolce, morbido saluto. E scorriamo in mezzo a loro, guardando intorno, lasciandoci perdere, come oggi mi sono perso in questo sentiero che non conoscevo, che non conosco, che non so assolutamente dove può portare. È piacevole, ma è anche rigenerante attraversare il bosco e andare a scoprire tutti i segreti delle sue foglie, delle sue felci, degli alberi. È piacevole e meraviglioso ascoltarlo. È piacevole e meraviglioso guardarlo, perché lui si lascia guardare. E questo è un fatto veramente interessante, meraviglioso, perché ci fa, questo suo lasciarsi guardare, ci fa scoprire tutto quello che non conoscevamo, tutto quello di cui forse avevamo bisogno, ed è una sorta di, è ovvio, è un senso di gratitudine quello che abbiamo nei suoi confronti. Mi piace tantissimo esplorarlo, questa passeggiata è stata veramente tanto inutile quanto bella. E pensate che per fare questo, tutto questo che vi ho raccontato, le foto che ho fatto, veramente mi sono mosso di 300 metri e 10 metri di dislivello più o meno a scendere, che è stato facile. Il ritorno è stato un poco più da fiatone, ma comunque miglioreremo e ci alleneremo. Come vedete, le fotografie che faccio non sono così, non so come dire, importanti per adesso. Quello che è importante è quello che è conoscere a fondo tutto quello che nel nuovo mi circonda e andare a scoprire un modo che la fotografia sicuramente ha e che ancora non conosco. E con voi seguo questa ricerca. Spero di non avervi tediato troppo con questioni forse un poco tecniche in alcuni casi. È importantissimo per me sapere che mi sostenete, quindi ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella, queste sono tutte cose tecniche che io oserei dire anche un poco balorde, e le sentiamo fino alla noia. Ben più importante è iscriversi alla newsletter Senza Francobollo. Tutte le settimane vi mando qualche notizia, se non è proprio tutte le settimane, è più o meno. E lì potete restare veramente in contatto per tutte le novità che pian piano arrivano e arriveranno. Se volete fare ancora un sostegno, dare un sostegno importante, forte e concreto, potete anche andare su TP, su bit.ly/sostieniroberto. Lì potete fare una serie di donazioni, è una piattaforma, si chiama TP. Potete lasciare una piccola mancia, tip infatti vuol dire, no? E così mi sostenete. Appena
vi iscrivete alla newsletter, riceverete un assaggio di un piccolo ebook che ho preparato quando ero ancora a casa in città. Invece, se volete sostenere in maniera ancora più forte e massiccia, come dicevo, TP è l'ideale. Sono piccolissime mance e potete anche ricevere in cambio, se date una mancia bella, sostanziosa e importante, perlomeno per me, per voi sicuramente anche di più, potete ricevere anche una fotografia. Spero che le fotografie migliorino in modo da potervi mandare qualche cosa di veramente bello, piacevole, interessante e soprattutto che vi faccia respirare quello che io ho respirato, che è la cosa che mi interessa di più. Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, non mancate mai. Guardate i video futuri, ma soprattutto guardate i video passati. Ci sono delle cose molto molto interessanti e parlo anche tanto di fotografia. Ci sentiamo alla prossima. Grazie. Ciao. Io intanto mi godo ancora un poco di paesaggio prima di andarmene via, mentre mi riposo su questa panca al limitare del bosco, vicino alla chiesa.